Ciao a tutti, ben ritrovati per un nuovo video. Io sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach. Oggi torno ad ascoltare i Forestella e stavolta cantano Je suis malade. È una canzone che voi mi avete richiesto e vi ringrazio per tutti i commenti che mi lasciate. Questa è una canzone che io conoscevo nella versione di Lara Fabian, però ho scoperto che in realtà è una canzone di Serge Lama, compositore francese, che poi appunto ha regalato a generazioni questa canzone, che è stata rifatta in tante versioni. Anche c'è una versione italiana cantata da Ornella Vanoni, ci sono veramente tante reinterpretazioni di questa canzone. Sono molto curioso di andare ad ascoltare questa versione dei Forestella, anche perché non l'ho mai ascoltata prima, non ho idea di cosa aspettarmi. So che loro sono molto bravi a stravolgere le canzoni, e quindi vediamo un po' cosa andrà a succedere. Prima di iniziare, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale se volete supportarmi, e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati, come l'accesso anticipato ai futuri video che pubblicherò. Andiamo ad ascoltare insieme. Je ne rêve plus, je ne fume plus, je ne m'aime plus d'histoire. Je suis seul sur toi, je suis laid sur toi, comme une orpheline. Dans un doctoir, je n'ai plus envie de vivre ma vie, ma vie. C'est ce quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade. Qu'on comme sous le soir et que me laisse sur la paix. Mon Dieu, ce soir je suis malade, parfaitement malade. Ta chiffon ne sait jamais quand, tu m'en ne sais jamais où. Et ça va faire bien dans des sons que tu donnes. Wow, allora, intanto andiamo per ordine. L'inizio con questa introduzione suonata dalla fisarmonica mi ricorda proprio i vicoli di Parigi di altri tempi, non so come dire, quindi questa atmosfera già particolare, ok? E sicuramente anche la pioggia all'inizio che sembra cadere sulle loro teste fa molta differenza, ok? È una scelta scenografica intelligente, molto intelligente, e loro sono completamente assorti, completamente concentrati nel loro in quello che devono interpretare, d'accordo? Perché questa è una canzone che ha bisogno di una grandissima interpretazione, perché ha un testo veramente pesante dal punto di vista emotivo, e non lo puoi cantare come se fosse una canzonetta, devi capire veramente le parole che stai dicendo,
E qui le parole stanno raccontando di un male d'amore, uno struggimento che però non è solo uno struggimento, è qualcosa che porta quasi alla depressione, ok? Dato dal fatto che questo amore è finito. E questo è veramente ben fatto da loro, perché come vedete stanno recitando ognuno la sua parte. E anche con la voce, i primi 2 cantanti che abbiamo ascoltato adesso, sia il basso sia il tenore, stanno veramente soppesando ogni parola che stanno cantando. Tra l'altro stanno cantando in francese e io credo in maniera piuttosto credibile, pur non essendo un esperto di lingua francese, assolutamente, conosco veramente pochissime parole, però mi sembra che la pronuncia sia molto buona, molto credibile, quindi molto bravi da questo punto di vista e soprattutto stanno dando il giusto peso al significato delle parole che stanno cantando. Bravi, molto bravi. Se volete andare a vedere anche la reaction che ho fatto su Lara Fabian che canta questo brano, ve lo consiglio, ve lo lascio magari qui sotto in descrizione, perché anche lei ha una capacità veramente di interpretare, di recitare pazzesca, veramente pazzesca. Poi ci sono delle immagini nel testo di questa canzone molto forti e quindi notevole anche proprio il brano dal punto di vista compositivo. Comunque, riascoltiamo un po' il basso all'inizio che canta questa parte iniziale qui. Je ne rêve plus, je ne fume plus, je ne m'aime plus. Sentite come soppesa le parole, i respiri, le pause. È come se ti stesse veramente raccontando, parlando a tu per tu dei suoi sentimenti, ok? Quindi, come ho detto anche altre volte, il cantante è a tutti gli effetti, nel momento in cui vuole essere performer, è a tutti gli effetti anche attore, d'accordo? Assolutamente, e loro sono dei performer, non soltanto dei cantanti bravissimi, sono dei performer a 360 gradi, veramente super bravi. Je suis seul sur toi, je suis là sur toi. Ok, e qui sta dicendo non sogno più, non fumo più, non ho, sono perso senza di te, ok? Quindi già queste parole sono molto molto pesanti. Andiamo avanti, non stiamo a riascoltare tutto quanto, comunque poi procediamo. Andiamo avanti. Mi è piaciuto moltissimo come si sono passati la palla lui e il tenore, perché l'uno ha completato la frase dell'altro, o meglio, il tenore ha iniziato il fraseggio del ritornello, però è talmente collegata la strofa e il ritornello che non mi aspettavo questo scambio così netto, ed è anche molto efficace perché passa da un'ottava molto bassa a una invece più alta, e dà anche questo senso più etereo su questa nota alta che è notevole. Ascoltiamo. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade, con come ha messo le soir. Sentite come soffre anche lui mentre sta cantando, ed è giusto che sia così perché deve comunicarti questa emozione negativa, di sofferenza, e lo deve fare non solo con le parole ma anche con il modo in cui le sta cantando, con la sua voce e con la mimica facciale e con la gestualità del corpo. Bravissimo. Et que me laisse sur la paix, monter ce soir, je suis malade, parfaitement malade. E poi sentite questi passaggi continui tra M1 ed M2, quindi voce piena e falsetto, volutamente eseguiti per creare dinamica tra le parole che sta cantando. Bravissimo. 다시 보낼 수 jamais
Dis-moi, on ne sait jamais où. Et ça va faire bien dans des sons. Altre cose, il vocal fry all'inizio degli attacchi, che crea ancora di più un senso di struggimento, molto efficace. È un accorgimento tecnico, se vogliamo, da poco, che però ha un impatto veramente notevole sulla performance. Se non avesse fatto quell'attacco col fry, non avrebbe dato lo stesso senso emotivo alla frase, d'accordo? Oltre al vibrato. Ascoltate bene, anche il vibrato è musicale, ma anche in qualche modo sofferto. Non è un vibrato dolce, leggero, non so come dire, lo va a enfatizzare molto, lo va a marcare apposta per dare ancora più questo senso di voce spezzata dal pianto quasi, no? Bravissimo. Lo sguardo. Comment empêcher, je suis accroché à toi. Je suis fatigué, je suis épuisé de faits qui semblent d'être heureuses. Quand ils sont là, je bois toutes les nuits, mais tous les whisky pour moi ont le même goût. Et tous les matins portent tant d'amour. Je sais que l'histoire, tu es partout, je suis malade, complètement malade. Sur vêtements sont ton corps, et je suis comme un oiseau, comme toi les temps je suis malade. De tous mes chants, tu m'as vidé tous mes mots. Pourtant moi j'avais du talent. À bon ta peau, c'est un moment tu. Et si ça continue, tu connais la sueur. Avec moi, près de ma radio, comme un castillo. Écoute ton propre voix qui chantera, je suis malade, complètement malade. Comme ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seul avec mon désespoir, je suis malade. Complètement malade, malade. C'est pas qui gagne. Je suis malade.
Allora, non ho avuto cuore di interrompere questo crescendo incalzante e stupendo, e quindi l'ho fatta andare fino alla fine. Adesso vorrei fare alcune considerazioni. Intanto, ovviamente, sono stati fenomenali, bravissimi. Eh, Ognuno di loro ha un talento incredibile. D'accordo, quindi su questo assolutamente non ci piove. Mi piace moltissimo quando cantano insieme, si creano queste armonizzazioni molto molto belle. Quindi assolutamente un'interpretazione fantastica. Tra l'altro ci sono anche dei cambi di tonalità che vanno a enfatizzare ancora di più questo crescendo sulle parti finali, insomma, della canzone. E deve essere anche difficile, diciamo, intonare le armonizzazioni con tutti questi cambi di tonalità. Comunque loro sono bravissimi da questo punto di vista, tecnicamente perfetti. Se posso dire la mio modesto parere, i primi due che hanno cantato, soprattutto il secondo, questo qui sulla mia destra, che perdonatemi, io non ricordo mai i loro nomi, magari riscrivetemelo nei commenti, ma perdonatemi, lo dimentico sempre. Comunque, mi pare di capire, se non ricordo male, me l'avete detto voi nei commenti, che lui sia il leader di questa band. Non so se ho capito bene, ma credo proprio di sì, perché ha cantato tutte le parti principali, anche la parte centrale, e sentite che effettivamente ha una marcia in più rispetto agli altri. Ma anche il nostro caro amico qua alla sinistra, con la voce da basso, anche lui siamo lì, ok? Però l'interpretazione del tenore alla destra, lui è veramente riuscito a rendere al 100%, anzi di più, al 200%, quello che doveva essere l'interpretazione di questo brano, ok? Si è veramente calato completamente nella parte, e sentite quanto recita questa parte centrale in cui rimane da solo, praticamente a cappella. No, scusate, forse dopo. Qui. Sta recitando in tutti i modi, ok? Vedete lo sguardo, il tono della voce, è veramente recitazione al 100%. Bravissimo, incredibile, non c'è niente da fare. Anzi, ho sentito molto il contrasto quando ha cantato invece come si può dire, il sopranista nel ritornello, perché qua si è sentito un po' la differenza, diciamo, ho sentito un po' la differenza dal punto di vista interpretativo, ok? Canta benissimo, cantano tutti benissimo, però dal punto di vista emotivo e interpretativo alcuni di loro hanno una marcia in più, secondo me. L'altra cosa che vorrei dire è che le armonizzazioni sono bellissime, talvolta forse un po' troppe tutte queste voci, non lo so, però il mio gusto è... non so come dire, vorrei riascoltare questa parte centrale, magari così mi faccio un'idea migliore. Già qua alcune voci sono un po' di troppo, hanno voluto riempire in tutti i modi con 4 linee vocali quando ne sarebbero bastate meno. Non lo so, li ho preferiti su questa esibizione, perché in altri invece erano perfetti, delle macchine perfettamente incastrati nelle loro armonizzazioni e nei controcanti. Ecco, qua ci sono molti controcanti che forse sono un po' troppi, non lo so. E li ho preferiti qua invece quando cantano da soli, perché ognuno poi fa emergere la sua personalità. Però vabbè, mio parere, voglio dire, loro sono eccellenti in ogni caso. Bellissimo, questa parte è perfetta. Ok, rimane da solo, però andiamo avanti, vorrei sentire le parti dove cantano insieme. Ecco, anche questa forse è la parte che ho preferito di più di quando cantano insieme, quando sono a cappella, senza tutto questo questa base che incalza a livello anche orchestrale. Ci sono solo loro che armonizzano senza controcanti, tutto armonizzato,
e qui sono perfetti, mi è piaciuto veramente tanto, precisissimi, bravissimi, molto comunicativi. Comme m'et sortait le soir et qu'elle me laisse seul avec. Lui mi fa impazzire, sentite quanto anche lui interpreta, ok? Dà veramente peso a tutto questo, anche il vibrato, anche in questo caso, anche lui lo sta gestendo in maniera molto emotiva, bravissimo. Mon désespoir je suis malade. Ecco, questa è la parte che dicevo in cui ci sono talmente tanti controcanti che si vanno un po' a pestare i piedi l'uno con l'altro, quasi. Non lo so, vabbè, magari è solo una mia impressione. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate nei commenti. Il finale è incredibile, sono veramente bravissimi, sì, quando si armonizzano tra di loro, ognuno diventa il completamento dell'altro e quindi diventa veramente, hanno una marcia in più, sicuramente una marcia in più, bravissimi, veramente incredibili, mi sono piaciuti soprattutto dal punto di vista interpretativo, un aspetto che magari nelle scorse interpretazioni che ho ascoltato di loro non avevo colto così tanto, invece qua hanno dato molto valore a questa cosa e mi è piaciuta tantissimo. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e fatemi sapere quale potrebbe essere la prossima reaction sui Forestella. Bene, grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e lasciatemi pure nei commenti proposte che potranno diventare il tema di future reaction. Ci vediamo al prossimo video, ciao!